Buongiorno ragazzi, benvenuti ad un altro nostro nuovo video. Oggi vi faremo vedere l'installazione del navigatore, il Garmin Zumo XT. Iniziamo con lo smontaggio del parabrezza. Come vedete non è quello originale della Tracer ma è quello della Puig, rialzato. Il procedimento è identico, sono solo 4 viti da svitare. Allora, pensavamo di smontare leggermente il display, diciamo, della moto, staccando due perni di plastica che sono presenti qua. Che sono inseriti a pressione, dunque basta schiacciare il centro e si possono estrarre. E poi tutta questa plastica qua che circonda lo schermo è a incastro, dunque basta tirare. Perché l'idea era di far passare il cavo in mezzo a questa plastica qua. Questi perni basta premerli. Si è sentito il click. E poi, adesso siamo in una posizione un po' scomoda, si tirano e vengono fuori. Adesso facciamo lo stesso con l'altro. Qui c'è il secondo perno, sempre schiacciare e tirare e viene fuori. Dovete fare un po' di forza per rimuovere tutta questa plastica perché comunque è a incastro. Ok, noi abbiamo la presa USB qui e per staccare tutta questa plastica qui basta tirare perché la presa è dentro a incastro in un gommino. Vediamo. Ok. Adesso smontiamo anche il display con queste due viti. Perché tu devi Ok, filmare. adesso staccato il display abbiamo un po' più di agio per far passare il cablaggio. Lo facciamo passare qui dietro e da lì, che cazzo è? E da sopra arriviamo qua sotto e seguiamo il cablaggio dei cavi già esistenti. Bene, allora abbiamo riunito tutto il cablaggio del navigatore qui a matassa con queste due fascette che lo tengono fermo, poi le andremo a tagliare e abbiamo fatto uscire lo spinotto da qui, che con questo che è l'originale della Yamaha possiamo andare a collegarlo. In alto a destra vi lasciamo il link di come abbiamo fatto il cablaggio per l'attacco ausiliario della Tracer. Bene, riavvitiamo le due viti che lo tenevano fermo. Adesso rincastriamo la presa USB nella sua sede, ma solo dentro a spinta. Ok, rimettiamo tutta la plastica. Ok, allora adesso dobbiamo reinserire questi piccoli perni di plastica a incastro che tenevano tutta la plastica del display. Bisogna spingere il piccolo perno centrale in fuori. Una volta inserito così il perno si spinge la parte centrale ed è incastrato. Bene, adesso abbiamo inserito la piastra con l'attacco RAM per l'attacco del navigatore. L'abbiamo già inserita nelle 4 viti del cupolino e adesso andiamo a avvitare tutto alla moto. Bene, adesso attacchiamo il sistema di aggancio RAM fornito col navigatore alla piastra e ora montiamo la piastra a cui andrà attaccato direttamente il navigatore, sempre sull'attacco RAM. Facciamo passare lo spinotto dentro la piastra. Adesso, una volta inserito lo spinotto, qui dietro
c'è questo piccolo forellino nella quale va inserita questa piccola vite in modo da fissare lo spinotto alla piastra. Adesso inseriamo le viti con le loro brugoline dietro. Non sono brugoline, Sono dadi. Una volta installata la piastra verifichiamo di aver fatto tutti i collegamenti giusti andando ad attaccare il navigatore. Dunque adesso, una volta accesa la moto, dovrebbe accendersi anche il navigatore. Voilà. Perfetto. Questa sarà poi la vista una volta seduti in sella in marcia. E qui vi facciamo vedere anche la centralina che abbiamo installato per le manopole riscaldate. Se volete vedere il video del montaggio c'è il link, vi lasciamo il link in alto a destra. Bene ragazzi, il navigatore l'abbiamo montato, funziona tutto alla perfezione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao ciao!